Gli UFO esistono! Questo è quello che affermano in moltissimi, compreso il Dipartimento di Guerra americano dopo che ha rilasciato un bordello di file nuovi riguardanti gli UFO. Video, immagini, documenti, video di sensori, roba vecchia, roba nuova, insomma, hanno rilasciato tantissime cose nuove. E detta così sembra l'inizio della disclosure definitiva, no? Sembra il momento in cui il governo americano si gira verso il popolo e dice sì, ok, avevate ragione, non siamo soli. E noi lo sapevamo da mo'. Però nì, perché più guardi questi file, più ti accorgi che ci sono delle cose che... boh. Insomma, più li guardi, più la situazione diventa molto strana. Non perché in ogni video si veda una prova di una navicella aliena o di un corpo di un extraterrestre, ma perché con questa release ci sono cose interessanti, cose non spiegate troppo bene, ma anche file che sembrano, diciamolo con molta calma, di dubbia, ma molto dubbia entità. Ci sono oggetti che potrebbero essere palloni, potrebbero essere uccelli, potrebbero essere tranquillamente dei droni perché sono registrati in zone militarmente attive e i droni al giorno d'oggi sono come vedere un uccellino che viaggia in cielo, oggetti che potrebbero essere tranquillamente effetti ottici, e poi ci sono video come quello del UFO a forma di stella che appena lo vedi dici oh mio Dio, questo è vero, questa è roba grossa. Poi lo guardi meglio, con calma, e dici aspetta un secondo, ma siamo sicuri che sta roba sia vera? Siamo sicuri che sia davvero una cosa anomala? E questa è la parte più interessante, perché io personalmente credo agli UFO, credo che non siamo soli in questo universo molto molto vasto, e credo che là fuori ci sia qualcosa che non abbiamo ancora compreso troppo bene. Ma proprio per questo non mi basta un video sfocato dove c'è un pallino bianco che lo sta seguendo il radar e che ci dicono ok, quello è uno UFO. Se stiamo parlando di alieni servono prove vere, prove concrete, non semplice suggestione o guarda che strano, un pallino. No, servono prove. Questa release di file è impressionante, non voglio sminuirla. Il fatto che un sito ufficiale del governo, come quello del Dipartimento della Guerra, abbia rilasciato questi file è roba enorme, perché fino a ieri tutte queste discussioni erano da no zio ti devi mettere il cappellino di stagnola perché stai dicendo delle grandi cagate, e invece oggi abbiamo immagini, video e report ufficiali. Questa cosa già da sola è storica. Però qui dobbiamo fare una distinzione fondamentale. UAP non significa alieno, navicella aliena. Vi immaginate il grigio che la pilota così, no? Che ti va contro? No. UFO significa oggetto volante non identificato. E in questa zona grigia appunto rientrano 5 miliardi e mezzo di possibili oggetti che possiamo vedere nei video dei radar che hanno rilasciato. Potrebbe essere un pallone, un drone, un riflesso, un effetto ottico, tantissime cose. Potrebbe essere anche un sensore che interpreta male una fonte di calore, per esempio. Oppure sì, potrebbe essere davvero un oggetto non identificato che non è palesemente di opera umana. Ma il punto è che tra non identificato e alieno c'è un oceano, ragazzi. E il Dipartimento della Guerra americano lo sa molto bene. La cosa che mi ha colpito non è ciò che hanno rilasciato, ma è come lo hanno rilasciato, ragazzi. Perché è un mix di video e file dove dici cavolo, questo non riesco a spiegarlo troppo bene, potrebbe essere qualcosa di interessante. E un mix di mille altre cose dove dici cazzo, questo qua è un pallone. È palesemente un pallone. Questa qua è un palloncino che è sfuggito al bimbo in fiera e che sta volando sopra l'oceano così. Oppure questo è un palese riflesso. Cioè sono un mix di cose che lo stesso Dipartimento stavo dicendo della giustizia, Dipartimento di Guerra americano lo sa benissimo ciò che ha fatto, e a mio parere lo ha fatto palesemente apposta. Cioè ti rilascio i file, ok? Ti rilascio tanti file riguardanti gli UFO, UAP, chiamateli come volete, ma in questo mix ci metto un po' di verità, un po' di cose che sappiamo già che non sono alieni, un po' di cose che sappiamo già che sono cose mal interpretate dai sensori, così per farti capire che noi rilasciamo i file, no? Noi non abbiamo nulla da nascondere, però serve interpretarli tantissimo. È come
se stessero dicendo tipo: "Questo è tutto quello che abbiamo di non identificato", ma ve l'abbiamo rilasciato proprio tutto, cioè indipendentemente che sia un pallone, che sia un riflesso, queste sono cose non identificate. Non è che sono tutti alieni, ok? Tutte navicelle extraterrestri, però noi, coscienza pulita, abbiamo rilasciato tutto e questo crea il caos. Ti danno tantissime cose insieme, così il pubblico alla fine si divide, capito? Si divide in complottisti, si divide in creduloni che dicono "Ah, cavolo, tutti UAP", e si dividono in gente che invece, come me, analizza e dice ok, cavolo, qua ci sono realmente alcune cose che non si riesce troppo bene a spiegare e alcune cose invece che sono palesemente, non fake, ma palesemente spiegabili, capite? E nel casino generale nessuno analizza realmente niente, capite? Cioè, creano tanta divisione, così alla fine chi analizza è davvero l'1%, ma non perché il resto sono stupidi o creduloni, ma è proprio la tattica che hanno usato loro, cioè è questo il risultato del rilascio di 100.000 file misti. E vi dirò di più, se credete davvero al fenomeno degli UAP e agli extraterrestri, o comunque che non siamo soli nell'universo, non serve fare appunto i creduloni, in senso buono ovviamente, cioè che vi gasate appena vedete un video di un palloncino così che dite cavolo, questo qua è davvero uno UAP. No, serve analizzare, serve andare più in profondità, perché non tutto è spiegabile, ma soprattutto non c'è da credere a tutto quello che il governo ti mette davanti. Non perché bisogna andare contro il governo, ma perché molte volte fanno un po' i furbi. Rilasciano appunto verità mista a non verità e quindi sta a voi interpretare il tutto. Devi pretendere di più, devi analizzare. Ora voglio analizzare il caso più scioccante, il video più scioccante che hanno rilasciato, cioè quello del UFO, dello UAP a stella, no? Quello che sembra un angelo biblicamente accurato, ok? È molto interessante, molto molto interessante, perché adesso vi farò vedere il video poi a schermo qua da qualche parte, ma sembra una cosa uscita da un film, ok? E quello che voglio dire è che a primo impatto questo è uno di quei file che stronzi, no? Come si dice, perché lo guardate e fate cavolo, quello è uno UAP. È palesemente un grigio che la sta comandando, no? Che sta andando in giro. Poi analizzate bene il video e vedete che ci sono due palesi incongruenze. Una di quelle è che rilascia una traccia termica. Uno UFO o uno UAP solitamente non rilascia tracce termiche perché non è dotato di un motore a propulsione. I motori a propulsione, o comunque motori di origine umana, generano una traccia termica perché hanno questa tecnologia. Cioè, tu metti la benza, vai, no, e rilasci questa scia termica. Questo UAP rilascia una scia termica e già puzza così. In più, possiamo vedere in alto sulla sinistra del video che ogni tanto appare a schermo un'immagine più scura, un rettangolo più scuro. Questo rettangolo più scuro, a mio parere, si può interpretare benissimo come un paracadute. E voi direte, cosa cavolo c'entra un paracadute con questo coso fatto a stella? Avete mai visto quelli che fanno paragliding? Quelli che utilizzano quel mezzo motorizzato per fare tipo parapendio, quelle cose lì, vi metto l'immagine qua a schermo. A me sembra quello, perché è dotato di un motore, è dotato di un paracadute per l'atterraggio o per le emergenze, e questo sembra uno che sta facendo paragliding e che ha perso il controllo. Ok? E da zona termica, da rilevatore termico, potrebbe risultare così. Io non sono un militare, non ho maneggiato attrezzature con rilevamento termico così professionali, così militarmente avanzate, mettiamola così, ma questo mi sembra proprio quello. Cioè, è proprio scia termica, paracadute, paragliding con appunto, vedete quelle ventole che hanno dietro. Quello mi sembra. E poi ha sensore termico, fa queste stelline, perché, cioè fa questo effetto stella appunto per il calore che emette. Poi lascio a voi nei commenti che secondo voi appunto cosa è realmente, scrivetemelo qua sotto. Però secondo me è proprio quello. Ed è per questo che bisogna stare super attenti su ciò che rilascia il governo, su tutte queste miriade di file rilasciati. E perché sto analizzando così tanto questi video? Perché da credente, tra virgolette, io non voglio un video che è strano all'inizio e poi invece con 50.000 spiegazioni,
150.000 pensieri che ti fai, riesci a capire un po' cos'è e dici: "Cavolo, potrebbe essere così". Io voglio un video che resta strano e rimane strano, nonostante tutte le spiegazioni che ti fai mentalmente. Avete capito il senso? Quelli sono i veri video di UAP. Questa è la vera differenza. Io ve lo dico chiaramente, non sono uno scettico totale, io sono uno, come ho detto prima, che ci crede, ok? Non sono uno che quando sente la parola UFO si mette a ridere, anzi cerca di analizzare, arrivare a una conclusione, parlarne, perché è molto interessante come argomento. Secondo me è molto più arrogante pensare che in tutto l'universo noi siamo i soli ad esserci evoluti dal nulla, quando in realtà l'universo è talmente vasto che potremmo essere proprio l'ultima razza evoluta, ok? Potrebbero esserci tantissime altre civiltà o comunque altri pianeti che potrebbero essere abitati. Perché no? Però credere in tutto ciò non significa credere in tutto quello che ti viene messo davanti. Perché quando credi troppo ad una cosa, diventi il miglior amico di chi vuole screditarla. Diventi il suo miglior alleato. Se prendiamo ogni video sfocato e urliamo alieni, no, cioè è fare semplicemente il loro gioco. Per questo bisogna essere più duri, più selettivi, più analitici in tutto ciò. Bisogna dire, ok, questo è strano, potrebbe essere qualcosa di interessante, analizziamolo, andiamo avanti. E secondo me la frase che dovrebbe guidare tutto il dibattito è la seguente: non sapere cos'è non significa sapere a priori che cosa sia realmente. E qui arriviamo a una delle parti più scomode di tutta la release. Praticamente perché secondo voi il governo americano dovrebbe rilasciare tutte queste miriade di file misti, cioè con all'interno palloni, droni, riflessi, misti a cose magari reali, che magari sono davvero degli UAP o delle cose davvero strane non identificate? Questa domanda è più interessante di tutta la release. Un rilascio del genere può avere 3 effetti. Numero 1 è normalizzare il tema. Oggi parlare di UFO o alieni non è più roba da pazzi come era 20-30 anni fa, ok? E questo è molto positivo. Numero 2, sposta la responsabilità di tutto sul pubblico. Il governo dice: guarda, questo è tutto quello che abbiamo. Guardate voi, traete voi delle conclusioni, analizzate voi, sta a voi decidere cos'è. E anche questo da un certo lato potrebbe essere positivo, da un altro super pericoloso. Perché il pubblico non ha gli strumenti per capire un video militare, ok? Un sensore a infrarosso, un effetto ottico, la parallasse, la compressione che c'è nel video, la quota, il vento, la distanza. Numero 3, crea confusione ed è quello che piace fare a loro. Perché se metti nello stesso contesto roba davvero forte e roba molto debole, la gente non sa più dove guardare. E quando la gente non sa più dove guardare, di conseguenza vince la narrativa più emotiva, quella più virale, quella più urlata. Il governo conferma gli alieni? No, non te li ha confermati, mi spiace. Il governo non ha confermato proprio nessuna esistenza di nessun extraterrestre. Ha solo confermato che ha dei video e ha delle prove di velivoli che non sa esattamente cosa siano, o non ha abbastanza dati per trarre delle conclusioni. Che è diverso, è molto diverso. La domanda vera è questa: questi file ci avvicinano alla verità o ci allontanano dalla verità? Perché rilasciare il tutto così mischiato, allora il rischio che la verità venga sepolta sotto l'intrattenimento è altissima, mi capite? E questa cosa mi dà molto fastidio, perché gli UFO sono diventati contenuto, no? È roba da scrollare la sera quando sei a letto e dici: oh cavolo, guarda che video, guarda questo qua a forma di stella, guarda quello. E la verità non c'è, non c'è. Sono video virali, basta. E ogni volta che succede, lo stesso fenomeno perde di credibilità. Invece andrebbe trattato come un'indagine, con metodo, calma, rispetto, con dubbio. Perché il dubbio non è nemico della verità. Il dubbio è quello che ci fa scartare la merda dalla verità, ragazzi. Io voglio vedere la verità pura, ragazzi. Io voglio vedere un oggetto tracciato da più sensori contemporaneamente. Video in HD. Cose davvero concrete. Voglio vedere radar, sensori infrarossi, quota, velocità, dati di volo. Voglio avere dei dati concreti. Voglio vedere qualcosa che non si muove come un palloncino in linea retta e va avanti. Voglio vedere qualcosa davvero di inspiegabile. Voglio una prova che resista, perché tutto ciò non può essere trattato come un trend. Anche il sito del rilascio dei file sembra troppo una cosa da social media. Boh, sembra strano.
La verità non può essere buttata in mezzo a file ambigui, non può esserci dato a noi il peso di decidere cosa è vero, cosa è finto. Dateci cose concrete perché sappiamo che le avete. Queste cose sono le cose più banali che avevate nei vostri archivi, cioè. Quindi, ragazzi, questi file sono importanti? Sì. Sono storici? Sì. Sono impressionanti? Assolutamente sì. Dimostrano che esistono gli alieni? No, non ancora. E questa non è una roba da farvi deludere, una delusione totale. È un fare una chiamata per la verità. Una chiamata all'essere più serio. Più seri, più selettivi. Perché io voglio che il fenomeno UAP non diventi una discarica piena di video inutili. Io voglio che rimanga un argomento da trattare con serietà. La cosa più pericolosa è smettere di cercare perché video del genere hanno rovinato la credibilità di fonti davvero più forti, più dettagliate, più concrete. Voglio sapere quali sono i casi che restano più in piedi, non avere una selezione di 50.000 video di palloni, di droni, di effetti ottici, di illusioni ottiche. Io voglio davvero vedere cose che non sembrano fatte per i click dei social, davvero cose che non tornano. Io voglio vedere quello. Quindi siamo arrivati alla fine di questo video, ragazzi, e io voglio che mi scriviate nei commenti cosa ne pensate voi riguardo a questo rilascio di file da parte del Dipartimento della Guerra americano. Perché secondo voi sono fonti rilasciate per portare chiarezza o, come ho detto io, è un mischiare tantissimi file e tantissimi video veri e finti per non far capire più niente alle masse? Per normalizzare sì l'argomento, ma per non prendersi loro la responsabilità di dire ok, questa roba esiste, ok, questo è vero, questo è finto, ma di dare a noi tutto il peso della decisione per far sì che di creare davvero confusione, dove magari gente dice sì, questo è vero, quando in realtà è un palese pallone, e gente che dice no, questa è una cagata, è finto, e magari quello è davvero uno UFO. Perché se volete, nei prossimi episodi li prendiamo uno per volta, o magari 3 o 4 di quelli più belli, più strani, e li analizziamo punto per punto insieme. Tanto sono tutti pubblici e ci divertiremo insieme a magari a rimanerci male e a dire cavolo, questo è inspiegabile, oppure a dire cavolo, questo è proprio un pallone. Sto qua è un uccello che ha perso la rotta, che sta volando via da solo così, e magari è una cosa che davvero potrebbe essere divertente da fare insieme. E ricordatevi, guardate i dati prima di scegliere la narrativa definitiva. Io sono Liud Norton, questo è Declassificato, io vi ricordo di lasciare un like, un commento, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per rimanere aggiornati su tutti i miei contenuti. Noi ci vediamo in un prossimo video. Bella!